In questo video voglio parlarvi di due bianchi, il bianco di zinco e il bianco di titanio, che metteremo a confronto per vedere quali sono le loro particolarità e le loro peculiarità. Proprio vedremo come si comportano mischiati ad altri colori e quali sono le loro caratteristiche principali. Fondamentale da dire che questi due bianchi non sono in contrapposizione l'uno con l'altro e non devono esserlo sulla nostra tavolozza, sono complementari, sono due bianchi che tutte e due hanno le loro specifiche possibilità di influire sui colori della nostra tela e devono essere tenuti sulla nostra tavolozza entrambi perché sono utilissimi e saranno utilissimi per i nostri dipinti. Una cosa, al termine del video vi sarà una piccola breve parentesi riguardo un altro colore per l'incarnato che andremo a vedere insieme come formare, perché le possibilità di queste combinazioni sono veramente tantissime. Qui ho con me due pennelli, vedrete che ne userò due tondi e ne userò due piatti. I due tondi all'inizio sono sintetici, ambedue, sono uno della Tintoretto e uno della Princeton, e questi invece che ho in mano sono due pennelli che vi consiglio della Robertson e sono uno è Bright, è quello più corto, vedete, l'altro è Flat con le setole più lunghe. Sono tutte e due sintetici. Non mi resta altro che darvi appuntamento a sabato prossimo, non prima di avervi ricordato, per chi non lo fosse ancora, di iscriversi al canale, di mettere mi piace al video, questo per tutti, e di condividerlo sui vostri profili social e naturalmente di commentare sotto la descrizione. Vi saluto e arrivederci a presto. Ed ecco che abbiamo i nostri due bianchi, bianco di titanio e bianco di zinco. Le differenze sono molte, però ve n'è una soprattutto che non riesce a essere espressa davanti alla telecamera, ed è la pennellata nostra che abbiamo quando noi lo tocchiamo e lo dipingiamo con esso sulla tela. La pennellata del bianco di titanio è veramente molto intensa e si sente la sua capacità di copertura. La sentiamo proprio al tatto con il pennello, provate anche voi. Invece il bianco di zinco è più fluido, è più trasparente e meno corposo di quanto può essere il bianco di titanio. Ma attenzione, dentro il bianco di titanio, come abbiamo visto, vi è del bianco di zinco, perché il bianco di titanio in sé tende a sfarinarsi una volta asciugato dopo un po' di tempo, e al suo interno la parte di zinco blocca questo tipo di processo. Dall'altra parte il bianco di zinco ha purtroppo la tendenza a screpolarsi. Questa tendenza del bianco di zinco che ha a screpolarsi è la prima il primo campanello di allarme che dovrebbe farci capire che questo bianco non si può dare molto a corpo e molto spesso. Quindi deve essere soprattutto usato per rendere i colori più chiari, più brillanti, e anche per qualche tipo di velature, perché però ha una proprietà, che è quella di non sfarinare. Infatti il buon potere coprente che poi ha questo colore ha la possibilità anche innescare una reazione nei confronti dell'anidride solforosa che è nell'aria e bloccare questo tipo di processo. Però è interessante notare come questo tipo di processo, che è la screpolatura, viene bloccato se noi uniamo questo colore con i gialli di cadmio, i rossi di cadmio, e quindi tutti i colori dei cadmio, e con il cinabro. Questo viene assolutamente escluso. Adesso vediamo come si comporta questo colore se noi lo uniamo a un colore come il blu oltremare. Ecco, vedete, ha una buonissima brillantezza, guardate che bella brillantezza che ha, e una scorrevolezza e una fluidità interessantissime e straordinarie. Guardate.
E una cosa che bisogna rilevare è la naturalmente conseguente poca capacità coprente che ha e incidente che ha invece il bianco di titanio. Perché se io vado a unirlo al blu oltremare, il bianco di titanio, vedrò una cosa fondamentale. Vedete come subito il bianco di titanio, ne metto abbastanza poco, come subito incida sul blu oltremare e in qualche modo quasi lo tenda ad opacizzare, e quindi praticamente questa è la stessa misura. Vado a identificare intensificare la tinta e noto io che lo sto dipingendo una buona resistenza, quindi una grande copertura, però per contro una tendenza a opacizzare, quindi del colore a essere preminente sull'altro. Quindi invece il bianco di zinco ha una capacità di coloratura molto più bassa di quella che è il bianco di titanio. Vedete che io, nonostante ne abbia messo tantissimo qui in questo momento, ottengo praticamente la stessa coloritura di azzurro, quasi la stessa coloritura di azzurro di questo colore, dove io di bianco ne ho messo pochissimo. Quindi cosa succederà? Succederà che una volta che io avrò unito il bianco oltremare a il bianco di zinco, io avrò delle possibilità di avere delle sfumature e delle colorature veramente brillanti. E poi ve l'ho detto, questa sensazione proprio di fluidità del colore che io non ho se lo unisco al bianco di titanio. Vedete, non so se si vede proprio, ecco, vedete come io faccia fatica proprio a portare questo colore e a farlo diventare più scuro. Vedete, devo ancora aggiungerne di colore, ed ecco che ho questa scurezza del colore. Però questa scurezza, vedete che diventa proprio subito scura. Se io ne aggiungo ancora del bianco di titanio, non faccio altro che a un certo punto opacizzare il colore. Questa è una sottigliezza che naturalmente voi dovete esperire da voi stessi col colore, perché io non posso trasmettere attraverso la telecamera quella che è la resistenza proprio del pennello alla pittura. Però, dicevo appunto, con i gialli di cadmio e il verde cinabro ha una buona possibilità il bianco di zinco di limitare queste screpolature. Adesso andiamo a vedere invece un'altra capacità che ha il bianco di zinco rispetto a quello di titanio, è di mantenere una trasparenza che il bianco di titanio non può ottenere. Adesso vado a mescolare del bianco di titanio a della lacca di garanza. Vedete, la porto in questo punto e faccio in modo che proprio sia molto trasparente, molto ben portata, in modo che proprio tiri fuori tutte le sue qualità proprio di trasparenza. Vedete, ecco qua. Vedete che con pochissimo colore, ovviamente, perché non ho dato nessun tipo di diluente ovviamente a questi colori. Li vedete proprio come riesce l'H di garanza quasi a far trasparire il colore di sotto. Io adesso qua ne ho usata moltissimo, ma se pulisco il pennello e vado a fare questo tipo di operazione, come avete visto in altri dipinti in cui ho usato la velatura, poi vedete come la lacca riesce a essere trasparente. Vediamo come si comporta quando ci metto un po' di bianco di titanio. Vedete, questa capacità di trasparire viene meno. Chiaramente viene un bellissimo rosa, molto carico, quasi tendente a essere arancione, perché non è molto freddo. Vediamo la stessa cosa cosa succede quando io unisco questo al bianco di zinco.
Ecco, io faccio di nuovo con la lacca questo tipo di operazione. Vedete, la lacca di Garanza è un colore che io amo tantissimo perché mi permette con pochissimo pigmento di dare diciamo un buon carattere al colore, soprattutto negli arancioni e nei viola. E adesso noi prendiamo un po' di bianco di zinco. Vedete come il bianco di zinco, guardate come si abbassa subito di tono e quindi la sua trasparenza è maggiore, guardate. Vedete che io posso lavorare insieme al bianco di zinco e ottenere lo stesso un buon effetto di trasparenza. Vedete? Cosa che io non riuscirei ad ottenere con il bianco di titanio. Guardate, guardate, vedete come riesce il rosa a essere trasparente rispetto al bianco di titanio. Infatti se io portassi anche il bianco di titanio come in maniera proprio quasi fino ad asciugare il pennello, non otterrei assolutamente la trasparenza che invece ottengo con il bianco di zinco. E questo con tutti i colori e soprattutto con i colori trasparenti e semitrasparenti. Andiamo a vedere come si comportano questi due colori con l'ocra gialla, che è un colore invece semitrasparente. Abbiamo detto che ovviamente la lacca è un colore trasparente e vediamo come si comporta questo colore, che è un colore, vedete, semitrasparente, perché se io basta che io premo un poco, vedete come se lo porto traspare da sotto, vedete come la sua capacità di copertura è non a livello della trasparenza di una lacca, però è abbastanza coprente. Ecco, io lo unisco a pochissimo bianco di titanio e io veramente ottengo una copertura totale, e anche se lo spingessi oltre, anche se lo spingessi in maniera proprio, diciamo, abbastanza spinta, ovviamente quella capacità di semitrasparenza andrebbe, vedete com'è, andrebbe vana, vedete com'è proprio corposo il colore di per sé. Però ottengo questo bellissimo bianco, attenzione, con l'ocra gialla e il bianco di titanio si ottiene un bianco sporco, giallo, straordinario, e più si illumina e più è bellissimo. E qualcheduno o qualcheduna la volta scorsa, quando abbiamo fatto il naso, mi diceva appunto quali sono i colori canonici in cui con cui si possa dipingere la pelle. Sono tantissimi, ad esempio il carminio, legato in pochissima parte a questo colore, per esempio, già dà un effetto straordinario. Vediamo invece come si comporta l'ocra gialla, che la mettiamo in questo punto. Vedete che se io praticamente spingo il colore quasi si trascina. Vedete la sua capacità di copertura è veramente come il colore dice, semitrasparente. E adesso io vado ad unirla al bianco di zinco. E vedete che io, anche se ne prendo molto di bianco di zinco, però vedete continua il bianco ad avere quella semitrasparenza se io premo, che ovviamente con questo non è, vedete, non mi è dato di ottenere. E questo è interessante perché mi può dare la possibilità di fare sfumature, di intervenire sui colori quando magari sono asciutti. Se io faccio un dipinto magari lo lascio asciugare, posso intervenire con il bianco di zinco unito ad un altro colore per
ottenere quelle semi-trasparenze che sono molto molto interessanti, soprattutto nell'acqua, per esempio. Vedete che riesce a ottenere, riesce sempre a rimanere semi-trasparente. Vi parlavo di un accenno del colore della pelle, vediamo un attimo con l'aiuto del carminio, pochissimo carminio, aspettate il pennello, pochissimo carminio, io posso ottenere, vedete, un poco carminio. Adesso questa è una divagazione, una buona dose di ocra gialla e poi il bianco, e do una straordinaria tonalità della pelle a seconda di come io decida di intervenire con il bianco o meno. Quindi, riepilogando, ed è un piccolo video per solo proprio porre l'accento su queste piccole differenze però sostanziali fra il bianco di zinco e il bianco di titanio, che questo aiuta la trasparenza e la brillantezza. Questo invece aiuta la corposità, magari opacizza un po' col colore, però dà quelle pennellate, quelle intensità di bianco, ovviamente, che questo dato a corpo non riesce a ottenere. Invece, per trasparenza, possiamo ottenere le stesse cose anche con questo colore, con il bianco di zinco, però con un poco più di pazienza. Vedete che ho messo altri colori qui e con questi andrò a comporre un dipinto che magari vi presenterò in un prossimo video. Adesso vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui e vi ricordo di mettere mi piace al video se l'avete trovato interessante, di condividerlo sui vostri profili social, di commentare sotto la descrizione e soprattutto di iscrivervi al canale. Vedete come possiamo intervenire qui con questo, con il bianco di titanio, con il bianco di zinco. Vedete come tutto diventi magari anche più luminoso in un certo qual modo, però più trasparente, quindi più complesso da coprire. Sono due particolarità, come ho detto, completamente diverse, che fanno questi colori, secondo me, a mio parere, complementari e non possono mancare, ovviamente, nella nostra tavolozza. Un saluto e un arrivederci, a presto.